Poarin, guarda che scuro qual è quel lì. Questa era l'espressione che mia madre, partita per il cielo 3 anni fa, a 93 anni, usava ogni tanto quando vedeva una persona che proveniva da paesi diversi. Mia madre di stranieri ne ha visti parecchi e accolti anche tanti in casa. Erano europei, africani, asiatici, sudamericani, perché con 9 figli, vari come me, han girato il mondo e incontrato tante persone ed alcune, immancabilmente, sono arrivate in quel di Valgatara, nella ora famosa Valpolicella a Verona. La reazione comunque di mia madre e forse di tante altre persone era quella, e comunque, a parte l'aspetto esteriore diverso, lei apriva la porta a tutti, compresi i venditori ambulanti, e se non comprava dava sempre qualcosa o preparava un caffè. Ma qual è la reazione nostra quando vediamo uno straniero? In modo speciale, quando lo straniero è anche diverso fisicamente da noi? Lascio questa domanda aperta e mi metto invece dall'altra parte, quello dello straniero, visto che da tanti anni vivo in Asia, prima in India e ora nelle Filippine. In entrambi i paesi non ci si scappa e si viene riconosciuti subito come stranieri. Qui nelle Filippine chiamati in gergo americano. Tutti gli stranieri europei, americani e australiani vengono chiamati americano. Inoltre tutti gli americano sono presumibilmente ricchi, quindi i bambini del circondario che giocano sulla strada, quando mi vedono o bussano al nostro cancello, spesso mi dicono "Give me money", dammi dei soldi. Questi sono ovviamente aspetti esterni di primo impatto quando non si conoscono le persone, come il poarin di mia madre e il give me money dei bambini. Però c'è il rischio di rimanere nel superficiale nei rapporti. Ricordo che in India, quando andavo a trovare dei giovani in luoghi fuori città, ci volevano vari incontri perché potessero capire che il mio essere lì non era un fatto folcloristico o turistico, ma per costruire rapporti veri con loro, per arricchirci a vicenda delle nostre esperienze di vita, per vivere il Vangelo assieme. In un mondo sempre più internazionale, spesso con la paura della diversità, quello che mi sembra molto importante è imparare ad essere interculturali. Ma quali sono gli aspetti principali della intercultura? Vi posso dare qualcosina di quello che ho imparato in questi anni, forse può essere di luce per qualche lettore. La cultura fa parte del nostro essere e nessuno di noi se ne può staccare. Non si può, è dentro di noi e per cultura intendo dal cibo ai modi di fare, la lingua, il clima, il modo di esprimersi, di relazionarsi, tutto. Un primo aspetto che mi sembra fondamentale è il rispetto, che si può coniugare con l'umiltà di riconoscere che certe cose forse non si capiranno mai. La pasta al dente esiste solo in Italia. Nelle Filippine la pasta è sempre scotta e dolce e nessuno, o quasi, la apprezza al dente. Un piccolo esempio per dire che al dente non è Vangelo, è solo un'abitudine che si può anche cambiare. Allora serve la flessibilità di accettare il diverso. Quello che l'altro prepara non è una schifezza, come spesso noi italiani siamo bravi a dire, ma è solo diverso, è un'altra cosa, ma non bella o brutta o cattiva, è diversa. In Italia normalmente sentiamo la necessità di chiedere scusa a parole. Nelle Filippine invece spesso si fa a gesti o solo ricominciando a parlare in modo normale con la persona alla quale vuoi chiedere scusa. Qui alzare la voce è molto maleducato. Chi alza la voce è il perdente. Non è facile adeguarsi, ma è importante farlo, perché altrimenti le persone si chiudono e non riesci più a instaurare rapporti profondi. In Italia vale molto la testa, il pensiero, le idee. Qui tutto parte dal cuore. Per questo ci vuole tempo per le persone, per rispondere a una domanda, a un messaggio, perché prima passa dal cuore e poi, pian piano, viene messo in parole nella mente.
Io, ad esempio, da buon veronese, penso, dico, faccio e magari ferisco nel giro di pochi secondi e poi cerco di recuperare. Un filippino ci pensa, ripensa e poi dà una risposta che possibilmente non ferisca nessuno e sicuramente abbastanza diplomatica. A volte aspetto giorni per avere una risposta, soprattutto se faccio delle domande troppo dirette. Anzi, in alcuni casi non c'è nemmeno una risposta. Ma devo dire che questo mi fa molto bene, mi aiuta a pazientare, visto che la mia pazienza è proprio molto limitata. Oppure, quanto mi stressa quando si fa la fila da qualche parte e nessuno mai si lamenta o chiede di velocizzare. Imparare a stare zitti in certe situazioni per me è una grande sfida. Tante cose non si capiscono, i parametri culturali sono diversi, il senso del tempo è diverso, il senso della vita è diverso, quindi anche il mio approccio deve essere diverso e se non lo è, rischio di perdere il treno e di trovarmi da solo nel mio mondo, magari bello e perfetto, ma senza rapporti veri. Questi che ho scritto sono piccoli esempi e in generale ovviamente, ma questo per condividere con voi che sempre di più dobbiamo imparare a non aver paura del diverso, anzi a ringraziare Dio della diversità. Quello che manca a un italiano forse lo può imparare da un filippino o da un indiano e viceversa. Capita di vedere chi getta la spugna, chi non riesce ad accettare che la diversità è un grande dono. Teniamo aperto il nostro cuore, un po' come la mia mamma che diceva poverino, ma poi a suo modo accoglieva tutti.